Absan Zino. Tenete bene a mente questo nome, ragazzi, perché nelle prossime settimane lo sentirete davvero molto spesso. Ciao amici Addicted to Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi sono qui per presentarvi tramite questa piccola anteprima l'Absan Zino, un drone che considero davvero molto interessante. Nome in codice H117S, si tratta del nuovo drone di Absan. Questo marchio Absan è uno dei produttori di droni più apprezzati online. Pensate che il suo H501S, sì, è uno dei miei droni preferiti, è ancora oggi, ad oltre 2 anni dalla sua uscita, uno dei droni più acquistati online, specialmente su Gearbest, in quanto riesce ad offrire delle caratteristiche che nessun altro drone nella stessa fascia di prezzo riesce a garantire. Questo però non è il video dell'Absan H501S, ma bensì dello Zino. Spero si pronunci così. Sicuramente l'avrete capito dalle immagini che scorrono mentre sto parlando. Il nuovo drone di Absan è un clone, un concorrente della linea Mavic di DJI. Ok, il design non è nulla di originale, però non è un male se il drone si rivelasse davvero ben fatto, specialmente al prezzo a cui viene proposto, che vi svelerò tra poco. Sicuramente lo saprete meglio di me, DJI è una delle poche alternative, anzi l'unica alternativa per quanto riguarda droni commerciali di fascia medio-alta, e nonostante negli anni vari produttori, anche molto importanti, abbiano cercato di proporre alternative, concorrenza a questo marchio cinese, a DJI, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. DJI è ancora il leader mondiale per quanto riguarda droni di fascia medio-alta. E ovviamente non sarà questo nuovo Absan Zino a cambiare le carte in tavola alla DJI. Absan ovviamente non ha le stesse capacità economiche di DJI per proporre un drone alla massa con una campagna pubblicitaria incredibile. Si tratterà comunque di un drone, secondo me, eccellente, che venderà davvero molto bene online su Gearbest e anche su altri store verso noi addetti ai lavori, voi che mi seguite insomma. E in questo video cercherò di comunicarvi le mie prime impressioni positive e negative sull'H117S. Ok, il design l'ho già detto, è quello che è, non è nulla di originale, va bene, è comunque compatto e richiudibile, lo trasportate bene dove volete, magari se andate in bici, andate a correre, andate in gita, è un drone comodissimo da portare in giro, come anche i droni DJI Mavic da cui è ispirato. È dotato di un sistema di raffreddamento posto sulla parte superiore del drone che sembra essere realizzato davvero bene. I bracci richiudibili sostengono 4 motori brushless all'apparenza di buona qualità che, abbinati alla batteria da 3100 mAh 11.4 volt, riescono a garantire un'autonomia di volo di 23 minuti dichiarati. Ok, non saranno 23, saranno 20-21, ma si tratta comunque di un'ottima autonomia. Ma il punto forte del nuovo Absan Zino risiede nell'ottica. Un attimo. No ragazzi, non è l'Absan Zino, ma si tratta del DJI Mavic che utilizzerò per mostrarvi alcuni particolari simili al nuovo drone di casa Absan. Dicevo, il punto forte del nuovo Absan Zino è l'ottica. Fatemi mettere dritto. 4K, 30 fps. Non ho idea di quanti megapixel siano, però sono stati pubblicati alcuni video dimostrativi delle capacità di questa ottica e secondo me i risultati sono davvero eccellenti, anche grazie al gimbal meccanico a 3 assi che riesce a garantire una stabilità di immagine davvero buona. Ora ho alcuni dubbi che siano 3 assi reali meccanici, in quanto ne vedo solo 2 nelle foto, il terzo potrebbe essere elettronico, però voglio concedere il beneficio del dubbio ad Absan. Questa cam, che almeno sulla carta è di ottima qualità, permette di eseguire svariate modalità di volo. Abbiamo le foto panoramiche a 360 gradi, il follow me, il waypoint mode, il drone mode che permette al drone di
allontanarsi riprendendo sempre lo stesso punto. Non sono delle modalità originali, uniche, comunque è una cosa gradita che siano presenti. Ovviamente un occhio di riguardo è dato alla sicurezza con la modalità fail safe, il ritorno a casa automatico, che si attiva automaticamente quando il drone perde il segnale con il radiocomando oppure quando la batteria inizia ad essere scarica. E per fare questo ovviamente lo Zino è dotato di GPS GLONASS. Anche il radiocomando nome in codice HT016B sembra davvero pregevole. Si può dire pregevole? Ok, il design anche qui è leggermente ispirato ai DJI Mavic, però sembra davvero ben fatto. È dotato di 2 antenne direzionabili, vari tasti per il controllo di volo ed è possibile inserire uno smartphone per il collegamento FPV al drone. Ovviamente utilizzando l'app dedicata Absan, e staremo a vedere se l'applicazione sarà all'altezza del drone, in quanto ovviamente come per qualsiasi drone basato sul collegamento FPV su smartphone è molto importante che l'applicazione sia fatta bene oppure si rovina tutto il lavoro fatto con il drone. Il radiocomando permette un range di controllo sia per quanto riguarda il movimento del drone sia per l'FPV sullo smartphone di 1 chilometro, 1000 metri dichiarati. E ragazzi, non iniziate, lo so già cosa state pensando, state per dire 1000 metri, 1 chilometro sono troppo poco, però no ragazzi, in Italia il limite legale è 200 metri e già a 200 metri di distanza si riescono ad immortalare foto e registrare video di qualità davvero eccellente. Quindi non vi serve spingervi sulla luna per fare una bella foto con il vostro Absan Zino. E tutto questo è racchiuso in appena 700 grammi di drone, un peso tutto sommato contenuto. Volete sapere ora quanto costa e quando sarà rilasciato questo drone? Non ve lo dico ora, ve lo dico tra poco. Vi dico prima cosa è contenuto nella confezione con cui vi arriva il drone. Abbiamo ovviamente il drone, una batteria intelligente e come tutte le batterie intelligenti in teoria dovrebbe andare in storage automaticamente, autogestirsi, radiocomando HT016, 2 coppie di eliche, quindi 4 eliche, protezione gimbal, quindi ottimo che ci sia la protezione esattamente come per il Mavic Air e il Mavic Pro, 8 viti eliche, quindi le eliche non saranno a sgancio rapido come sui droni DJI che basta premere e se ne vengono, bisognerà avvitare e svitare le solite vitine e portarci dietro un cacciavitino. Personalmente preferisco molto più lo sgancio rapido, è molto comodo specialmente se qualche elica si rovina e vogliamo cambiarla al volo. Cioè non al volo quando il drone sta volando, avete capito. Abbiamo poi la chiave di smontaggio e montaggio delle eliche, un adattatore per la presa di corrente che immagino sarà cinese poi da adattare in europea e italiana, comunque nessun problema, un caricatore USB per la batteria del drone stabilizzato, spero sia di buona qualità, inoltre un caricabatterie USB per la batteria del trasmettitore, quindi 2 caricabatterie separati, uno per il drone, uno per il radiocomando. Ottimo, in quanto molto spesso per il radiocomando ci viene fornito solo il cavo USB da collegare poi a una power bank, a un alimentatore caricabatterie. Abbiamo poi, esattamente come per i droni DJI, ben 3 cavi di collegamento tra smartphone e radiocomando, micro USB, Lightning e USB tipo C, uno per manuale ed infine 2 per viti eliche coppia. Quindi questo pacco sarà pieno di viti. Ok, viti a parte, la dotazione è davvero molto completa, non si può dire niente a riguardo, però non vi nego che ho anche alcune perplessità. Infatti, analizzando i video rilasciati da Absan nei giorni passati, non ho potuto non notare che i video soffrono di un effetto fisheye, ovvero occhio di pesce. Sostanzialmente questo effetto va a deformare le parti laterali del video. Solitamente è un effetto dovuto
al tipo di lente posta davanti all'ottica che, essendo leggermente curva, per permettere un angolo di visuale più ampio va appunto a deformare leggermente le parti laterali dell'inquadratura. È una cosa molto comune sull'action cam e comunque è un effetto che può essere anche escluso. Credo che Absan inserirà la possibilità di disattivare l'effetto occhio di pesce direttamente dalle impostazioni del suo Zino. Ovviamente disattivando l'effetto fisheye avrete un angolo di visuale più ristretto, però non avrete gli angoli leggermente deformati. Comunque, se non ricordo male, l'effetto occhio di pesce era presente anche sull'Absan H501S. Correggetemi se sbaglio. Bene, e veniamo ora al prezzo e alla data di uscita. L'Absan Zino H117S sarà rilasciato sul mercato ufficialmente il prossimo 30 ottobre, quindi a fine mese. E il prezzo di lancio è di circa 410 euro. Un attimo però, perché secondo me già dopo alcuni giorni o comunque un paio di settimane massimo il prezzo andrà ad assestarsi attorno ai 380-390 euro grazie a tutte le offerte e coupon che vi propongono gli store online come Gearbest. Ed è proprio su Gearbest che questo drone sarà disponibile. Troverete subito il link per acquistarlo con le offerte, i coupon, nel mio canale Telegram linkato nel primo rigo qui sotto in descrizione video. Ok, quindi il prezzo è abbastanza abbordabile considerando che si tratta di un drone appena uscito e considerando che un DJI Mavic Air non costa meno di 600-650 euro, Mavic Pro 800-850. Quindi chi vuole affacciarsi al mondo della fotografia spendendo una cifra tutto sommata contenuta, questo potrebbe essere un'ottima scelta. Ovviamente prima di acquistarlo bisognerà valutare se vola davvero bene e se la cam è davvero di buona qualità. Ovviamente farò la cavia per voi e appena riceverò questo Absan Zino lo testerò a fondo e vi mostrerò tantissimi video, voli, recensioni. Oltre l'occhio di pesce, altri due difettucci che ho notato sono che è totalmente assente qualsiasi modalità di rilevamento di ostacoli. I sensori che rilevano gli ostacoli non ce ne sono. Questo non è per forza di cose un difetto. Per mantenere i prezzi contenuti penso che Absan abbia deciso di rimuovere o comunque non inserire i sensori di ostacoli, quindi state attenti perché se lo fate andare contro un muro lui ci va a sbattere. Inoltre il radiocomando non è dotato di nessun monitor integrato come invece era dotato l'Absan H501S. Mamma mia ragazzi, io questo radiocomando lo amo. Ma vabbè, oramai quasi tutti i droni funzionano tramite smartphone, quindi la cosa non mi sorprende più di tanto. Quindi le mie prime impressioni basate sui video rilasciati da Absan sono davvero molto buone e voglio dare fiducia ad Absan. C'è qualche piccolo difettuccio che potrebbe essere sistemato come l'occhio di pesce, però non è nulla di molto grave. Direi quindi che questo Absan Zino andrà ad affiancarsi come fascia di prezzo allo Xiaomi Mi Drone 4K, che come sapete è uno dei droni fotografici entry level più venduti in assoluto su Gearbest, comunque online. I punti a favore del drone Absan rispetto allo Xiaomi sono ovviamente la compattezza, la trasportabilità, le funzionalità di volo che lo Xiaomi non ha, come ad esempio il Follow Me, richiesto a gran voce da oltre un anno ma mai inserito purtroppo. Ora passo la palla a voi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Absan Zino, drone davvero molto atteso, in uscita il 30 ottobre a circa 410 euro. Secondo voi è un prezzo abbordabile, un prezzo troppo alto? Lo acquisterete, non lo acquisterete, aspetterete offerte, coupon? Quindi ragazzi, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Come sempre io sono a vostra totale disposizione per rispondere a qualsiasi vostro dubbio o domanda, quindi iniziate a scrivere e parliamo insieme. In descrizione video trovate i link per entrare nel mio canale Telegram delle offerte, dove troverete subito le prime offerte relative all'Absan Zino, mi raccomando entrate, oltre ovviamente al mio gruppo Facebook dedicato a droni e tecnologia, quindi se vi interessa l'argomento entrate pure qui, e inoltre il canale Instagram, già che ci siete lasciate il follow. Nelle prossime settimane, appena lo avrò in mano,
il drone, ve lo mostrerò in ogni minimo particolare. Ok ragazzi, direi che questo può essere davvero tutto, doppi sensi a parte, spero che questa anteprima vi sia piaciuta, aspetto i vostri commenti e noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre qui su Addicted to Games. Ciao amici!